Lo sapevi che questa pizza non dovrebbe esistere? Sì, perché va contro tutto quello che ci hanno detto su come fare, ma soprattutto su come non fare la pizza fatta in casa. Impasto fatto con impastatrici potentissime, con tante ore di lievitazione, usando farine di pregio e soprattutto cotte in forni capaci di raggiungere 500 gradi. Dimenticate tutto questo, perché oggi vi mostro come fare la pizza senza strumenti particolari, pronta in 3 ore e cotta nel forno di casa senza refrattaria. Voi non avrete più scuse, riuscirete a fare la pizza che avete sempre desiderato, anche se pensate di essere un disastro in cucina. Perché questa è la pizza davvero infallibile. Per fare 4 pizze vi serviranno 520 g di farina 00, come farina va bene pure quella del discount. Pesate 350 ml di acqua fresca di rubinetto, però se fate la ricetta in estate vi consiglio di usare l'acqua fredda da frigorifero. 9 g di sale e 5 g di lievito fresco o 2,5 g di lievito secco, poco meno di metà bustina. E se non siete sicuri di come pesare, vi lascio il link in descrizione di una bilancia di precisione che costa meno di 10 euro, così se volete ci pesate anche l'oro. Come vi ho promesso, la preparazione è a prova di principianti e chiunque, seguendo la ricetta, potrà riuscirci. Sbriciolate il lievito nella farina e mescolate con una forchetta. Ora aggiungete il sale e mescolate ancora. Completiamo la prima fase versando l'acqua. Con l'aiuto di una forchetta o di un cucchiaio di legno, cominciate a mescolare fino a quando l'acqua non sarà completamente assorbita. Questa operazione è semplice e veloce e vi basteranno veramente soltanto un paio di minuti. Non dovete impastare, ma solo far sì che non rimanga farina sul fondo della ciotola. E non vi preoccupate se l'impasto è brutto, sporco e cattivo, è perfettamente normale, ma è soprattutto il segreto dietro a questo impasto no knead, facilissimo, è così che si chiama. A questo punto potete coprire l'impasto e lasciarlo riposare per 20 minuti. Nel frattempo mettete like a questo video, che se superate i 1000 like in un altro video vi faccio vedere come farla nell'impastatrice senza complicarvi la vita. Passati quindi i 20 minuti, per magia l'impasto è rimasto brutto come prima, però notate che ora è estensibile ed è semplice maneggiarlo. Versatelo sul tavolo e fate delle pieghe come queste, tirate, coprite e girate l'impasto, ripetetelo un paio di volte fino a quando l'impasto non avrà raggiunto una consistenza meno molliccia. Se non è più morbidoso, chiudete l'impasto con la pirlatura, cioè questa tecnica in cui mentre offendete in milanese una persona a caso fate scivolare l'impasto verso di voi per assicurare una sorta di torsione che renderà l'impasto più tenace. Proseguite fino a quando l'impasto avrà un aspetto più setoso, ma senza cercare però di essere perfetti pirlando all'infinito, potrebbe strapparsi la superficie se sottoposto a troppe sollecitazioni. Ora usate la ciotola per coprire l'impasto e lasciarlo sonnecchiare per circa 10-15 minuti. Passato questo tempo, l'impasto si è decisamente rilassato e questo, vi assicuro, sarà un fattore determinante per la fase della laminazione. Allargate l'impasto tirandolo come se fosse una specie di copertina fino a quando non avrà raggiunto una dimensione più o meno come questo impasto qui. Non preoccupatevi se dovesse strapparsi durante questa operazione, è normale. A questo punto dovrete fare 2 pieghe. Partendo dall'estremità di destra, afferrate l'impasto e piegatelo verso il centro. Ripetete la stessa cosa afferrando l'estremità di sinistra. Il concetto rimane sempre lo stesso per l'estremità inferiore e superiore, che dovete allungare leggermente e piegare verso il centro. Chiudete l'impasto con la solita pirlatura e anche in questo caso spenderete poco più di un paio di minuti per fare questa operazione. Ecco, coprite l'impasto per l'ultima volta, ma solo per 5 minuti di numero, giusto il tempo di farlo rilassare un pochino. A questo punto l'impasto sarà pronto per lo staglio, cioè il taglio e la pesatura. Come unico strumento uso un tarocco, ma voi in mancanza aiutatevi con un coltello di quelli che non tagliano, come ce ne sono tantissimi e di solito in cucina. Assicuratevi di tagliare l'impasto in 4 parti uguali dal peso di circa 220 grammi. La tecnica per fare i panetti non è diversa da come abbiamo fatto con le pieghe in precedenza. Afferrate un lembo e lo portate verso il centro. Ripetete questa operazione per 3-4 volte fino a quando non avrete una pallina. Dopodiché stringete il sotto del panetto, il cosiddetto tuppo, in modo da consolidarlo. Non stringete troppo, altrimenti il panetto si stenderà con difficoltà e questo è uno dei segreti da tenere a mente. Mettete i panetti in dei contenitori come questi Ikea,
In più vi consiglio di mettere un filo d'olio per togliere i panetti più facilmente dopo qualche ora di lievitazione. Se non avete i contenitori, non disperatevi, vi vedo che vi state già disperando. Potrete usare una teglia abbastanza grande, in modo da tenere i panetti separati. L'importante è coprire la teglia con un po' di pellicola, ma non troppo stretta, cioè non è che dovete fare un'ingessatura ai panetti, altrimenti si schiacceranno durante la lievitazione. E ora lasciate lievitare i panetti e vedrete che nel giro di 3 ore o addirittura meno saranno belli gonfi e pronti a diventare delle buonissime pizze. Guardate che belli! E ora, visto che non avete dei costosissimi forni in grado di raggiungere temperature che nemmeno l'Etna, vi mostro come sfruttare al massimo quello di casa e aggirare il limite dei 240-250 gradi. Lo faremo con il famigerato metodo combo padella grill, che ho già mostrato su questo canale in anteprima mondiale, e non scherzo, nel lontano 2015 e durante la pandemia. Momento di tristezza. Il metodo però l'ho un po' aggiornato per renderlo ancora più performante, semplice, ma soprattutto economico da realizzare, perché possiamo fare a meno di preriscaldare il forno per tanto tempo prima di cuocere la pizza. Non ci credete? Aspettate. Per iniziare spostate la griglia sulla parte più alta del forno e poggiateci sopra la leccarda in dotazione. Sarebbe questa specie di teglia bassa. Assicuratevi che tra la leccarda e la resistenza del forno ci siano al massimo 3 cm abbondanti di distanza. Provate a capovolgere la leccarda se dovesse servire a ridurre la distanza, proprio come ho fatto io. Questo trucco ci permette di creare una sorta di camera ottimizzata per la pizza e questa, data le dimensioni ridotte, raggiungerà la temperatura giusta in pochissimo tempo. Io ve lo dico, con questo trucco qua vi ho fatto appena risparmiare circa 1,50 €, quindi come minimo dovreste scrivermi un bel commento su come vi è venuta la pizza. Selezionate la funzionalità forno statico e portate la temperatura a 180 gradi. Anche se il forno può riscaldarsi fino a 240 gradi, le sue resistenze raggiungono comunque temperature ben maggiori e questo d'altronde è il motivo per cui a volte diventano incandescenti. Quindi più la pizza sarà vicina alla resistenza incandescente e quindi ad almeno 400 gradi, meno tempo impiegherà a cuocere e più assomiglierà ad una pizza cotta in un forno ad alte prestazioni. Non ci credete? E guardate quanto misura il termometro. I miei San Tommaso, guardate. Ora accendiamo la fiamma su cui preriscalderemo una padella. Come vedete, oltre ai fornelli classici a gas, funziona benissimo anche con i fornelli elettrici e quelli a induzione. Temperatura massima per non più di 3 minuti e se doveste sentire un odore metallico, abbassate immediatamente la potenza perché significa che la padella è diventata particolarmente calda, tipo 280 gradi o giù di lì. Utilizzate una ciotola con della farina, meglio se semola rimacinata, e metteteci dentro il panetto. Fategli fare un bel bagnetto di farina e fate come sto facendo adesso. Schiacciate la parte compresa tra il bordo dell'impasto e il suo centro. Fate un girotondo attorno al panetto in pratica. Ora potete cominciare a schiacciare anche il centro in modo da allargare la dimensione della pizza. Senza adoperare alcuna tecnica particolare, afferro l'impasto intorno al cornicione e lo poggio sui pugni chiusi e ruoto il disco di pizza come se stessi ruotando il volante di un'auto. Questo permette di stendere in maniera veloce e di tenere sotto controllo la dimensione della pizza. Se non ci riuscite, in descrizione vi lascio il link ai metodi di stesura che potete utilizzare, incluso quello della ciotola rovesciata. La dimensione della pizza non deve ovviamente eccedere quella della padella. A questo punto adagiate la pizza delicatamente sulla padella, fatela aderire ai suoi bordi, oppure sistemate la forma, se non è tanto tonda, aiutandovi con le dita. Ma attenzione a non ustionarvi perché io non ne voglio sapere niente. Ora coprite con un coperchio e abbassate la fiamma o la temperatura a metà durante questa fase. Lasciate cuocere fino a quando il cornicione non comincia a gonfiarsi e a farsi le prime bollicine al centro della pizza. A questo punto potete condirla. Il principio è semplice: più abbondate nei condimenti, più tempo ci vorrà a cuocerla e più verrà croccante. Visto che noi vogliamo imitare la pizza napoletana, dovremo limitare la quantità di ingredienti per ottenere una cottura più rapida possibile. Così aggiungo una cucchiaiata di pomodoro e lo spalmo sulla superficie della pizza, sbordando leggermente sul cornicione. Basilico un po' intero, un po' spezzato a mano, praticamente ovunque. Un po' di formaggio grattugiato a pasta dura, come da disciplinare della pizza napoletana, e infine la mozzarella o il fior di latte, quello che vi trovate. Filo d'olio e copriamo di nuovo con il coperchio. A questo punto torniamo al forno e portiamo la cottura a grill. E
alziamo la temperatura a 200 gradi. Questo permetterà alla resistenza di diventare incandescente in più o meno un minuto. Torniamo alla pizza, controlliamo il sotto. Se è ben cotta, allora significa che è il momento di spostarla in forno. Assicuratevi che la resistenza sia rossa prima di infornare la pizza e nel caso in cui non lo sia, non lasciate la pizza sul fuoco, altrimenti si brucia. A resistenza rossa, infornate senza indugi. Trucco: mettete la pizza sotto la parte della resistenza più fitta, la parte con più tubicini. Elettricisti, perdonatemi, non intendevo dire questo, perché sarà la parte più calda della resistenza. Chiudete griglia e sportello e alzate la temperatura a 220 gradi e via con la cottura. Se vi sembra che la resistenza si stia spegnendo o che si sia spenta nel bel mezzo della cottura, alzate al massimo la temperatura. Questo permetterà al grill di tornare incandescente e in temperatura velocemente e di cuocere quindi la pizza entro i 2 minuti canonici. Tutto procede bene, ma dobbiamo ovviamente girare la pizza per una cottura più omogenea. Quindi richiudiamo tutto e proseguiamo per ulteriori 20-30 secondi di cottura. Ed eccola qua! Come vedete anche dall'orologio del forno sono passati poco meno di 2 minuti, dato che l'ho infornata quando erano già le 16:21 e l'ho tolta alle 16:23. Direi niente male per essere una pizza lievitata in 3 ore e cotta in un forno di casa in 2 minuti. Ma come sarà dentro? Ma soprattutto, sarà buona? L'alveolatura è di tutto rispetto ovunque venga tagliata. Il sotto cotto molto bene, ma soprattutto la pizza si piega come una pizza napoletana. E il sapore? Vi dico solo una cosa: spettacolare! E mo ve lo dico, non avete scuse, dovete assolutamente farla, specie se pensate di non essere bravi a fare queste cose, oppure se pensate che sia necessario dover possedere impastatrici e forni costosi e complicati per fare una pizza fatta in casa di tutto rispetto. Ciao e alla prossima!